Nel video di oggi vorrei fare una reazione, diciamo, ad un video molto famoso su YouTube di un uomo americano di origini italiane che chiaramente conosce molto bene l'Italia, è venuto a visitarla molte volte e ha anche chiaramente visitato dei posti un po' meno turistici, un po' meno conosciuti, quindi insomma conosce questo paese abbastanza nel dettaglio e in questo video dà dei consigli sulle cose da non fare quando venite a visitare l'Italia. E dunque io penso che tra le cose che dice ci siano sicuramente delle cose utili che vorrei farvi notare perché è bene che le sappiate, ma ci sono anche delle cose che non sono del tutto corrette che vorrei rettificare. Quindi andiamo a vedere che cosa dice. Don't expect to be able to get Gucci and Armani a lot cheaper here in Italy than you can other places. Ma personalmente non sapevo neanche che ci fosse questa idea tra i turisti, non l'ho mai sentita, ma se è vero che tanti pensano di poter risparmiare su queste marche di lusso nei negozi in Italia, mi duole dirvi che vi sbagliate. Al massimo risparmierete qualche euro per via della mancanza di tasse doganali, perché non importiamo i prodotti, però comunque penso che la differenza di prezzo sia del tutto trascurabile, quindi mi dispiace, ma se venite in Italia non pensate di fare affaroni a Gucci o Armani o cose di questo tipo. If you're looking to eat in Italy, don't eat at tourist locations. I know that's kind of an obvious one. Sì, anch'io francamente pensavo fosse ovvio per tutti, ma evidentemente non lo è, perché questi ristoranti, queste trappole per turisti continuano a fare affari, non solo in Italia comunque, ovunque in Europa e penso anche altrove, ovunque voi andiate evitate sempre questi ristoranti vicini a luoghi di interesse turistico molto importanti, come per esempio a Roma vicino al Colosseo, a Venezia vicino a Piazza San Marco, anche se francamente a Venezia un po' ovunque ci sono trappole per turisti e posso dire i ristoranti buoni e onesti sono veramente pochi. A Milano, vicino al Duomo, insomma, evitate tutti questi posti qui. In tutti questi ristoranti troverete cibo di scarsa qualità e prezzi alti, perché questi ristoranti possono permettersi di fare così senza rischiare di perdere clienti. Perché? Perché tanto il flusso di persone che passa per questi posti è sufficientemente grande da garantire loro una clientela continua e quindi garantire loro di non rimanere vuoti. Also, people living and working there at the same time. And if you go a few blocks away from the tourist locations, you can get authentic food with authentic people eating with the locals. Se non sapete dove andare a mangiare, piuttosto fermate un passante qualunque e chiedete loro un consiglio da, diciamo, autoctono, da persona del luogo. Now, the third don't we have also deals with the restaurant, and in Italy you don't tip because service is usually included, or what you might see is they might have coperta, which is the covered charge, okay? And it might be €1 or €2 or €3 depending where you go. Allora, intanto si dice coperto e non coperta. Comunque non è vero che in Italia non si lasciano le mance, cioè non è la norma, non è qualcosa che facciamo d'abitudine, ma se lasciate una mancia non è che i camerieri si offendano, anzi saranno molto felici di prenderla e d'altronde anche l'uomo che ha fatto questo video poi lo specifica. Now, if you want to tip, no one's going to stop you, but the Italians traditionally don't tip because you have the cover or the service is already included, but just remember, don't tip. You can if you want to, and they'll be very happy to take it, but you don't have to. Questo penso valga per tutta l'Europa, se non per tutto il mondo tranne gli Stati Uniti. Comunque, da noi i camerieri, quelli che lavorano a tempo pieno, sono pagati un minimo salariale sufficiente da mantenerli, quindi vengono pagati abbastanza da poter vivere con il loro stipendio e mi sembra anche assurdo che io lo debba dire, ma a quanto pare non è ovvio per tutti. Quindi è necessario dare mance? No, nessuno se lo aspetta da voi, ma sicuramente è un bel gesto che verrà apprezzato. Diciamo che se il servizio è particolarmente buono e veramente sentite nel vostro cuore che volete premiare il cameriere che vi ha serviti per tutta la serata, fatelo, lui ne sarà molto felice, ma non deve essere un obbligo, non deve essere qualcosa che fate per abitudine e soprattutto non c'è bisogno di lasciare il 20% di mancia come è norma negli Stati Uniti. Don't expect that speaking louder in English will help the Italians understand you. Questa è una cosa che
ho visto molte volte, mi ha sempre fatto sorridere, e sì, è vero che spesso i turisti anglofoni soprattutto pensano che, non so, forse pensano che non sentiamo bene, o comunque pensano che basti alzare la voce per farci capire meglio, ma la verità è che potete parlare quanto forte volete, ma purtroppo tanti italiani, soprattutto sopra i 40-50 anni, l'inglese proprio non lo capiscono, magari l'abbiamo studiato alle elementari, a scuola insomma, ma non capiamo molto oltre a yes, no, thank you, you're welcome, bye bye. Magari adesso sto esagerando per ridere, però la verità è che dovrete semplificare molto il modo in cui parlate inglese se volete rivolgervi in inglese agli italiani che incontrate, soprattutto se sono sopra una certa età. Oppure parlate loro a gesti, sicuramente vi capirete meglio, oppure se state guardando questo video è probabile che stiate studiando l'italiano, quindi provate a mettere in pratica quello che avete imparato fino adesso, no? Don't worry about being overdressed. Look, the Italians dress immaculately. I mean, even the little kids have better style than you or me. Well, it's not hard to be better than me, so don't worry about it. So make sure if you come here, make sure you're dressing nicely. You want to see the Basilica San Marco in Venice? If you're wearing skimpy clothes, they won't let you in. Ma io non sono molto d'accordo con quello che dice in questa parte, eccetto quando dice di non vestirsi in modo troppo succinto in posti come la Basilica di San Marco. Cioè, vabbè, ovviamente è una chiesa. È vero che in generale forse gli italiani ci mettono un pochino più di impegno nel modo in cui si vestono, ma secondo me non è vero che you can never overdress. Cioè che non puoi mai vestirti troppo bene in Italia. Se andate a fare un giretto per la città o andate al ristorante e non state andando a una festa elegante, sarà un po' strano andare in giro in giacca e cravatta o con un abito da sera. Cioè, non è qualcosa che vedrete regolarmente, oltre a essere comunque poco conveniente per voi quando potreste vestirvi in modo un po' più comodo senza alcun problema. The sixth don't we have is don't just do the Rome, Florence, Venice trip, okay? There are so many cute towns and villages throughout Italy, and you don't really get to experience the whole culture if you're just going to tourist meccas of Rome, Florence, and Venice. Questo è sicuramente vero, ma se state andando in Italia per la prima volta è un po' uno spreco non andare a vedere le città principali, le parti del paese più famose, più spettacolari, come appunto Roma, Venezia, Firenze, Milano, eccetera. Quindi se potete andate a vedere sia questi posti più famosi, sia altre città meno importanti, diciamo, o comunque meno conosciute, come per esempio Bologna, Padova, Torino, non so, l'Umbria, la Sicilia, la Puglia, insomma, tutte queste parti d'Italia di cui si parla un po' meno. Perché sì, è vero che in Italia, ovunque voi andiate, c'è comunque qualcosa di interessante da vedere, non è tutto concentrato nelle città principali, ma a volte bisogna fare anche i conti con la realtà dei fatti. Se andiamo in vacanza abbiamo del tempo limitato, quindi non possiamo sempre vedere tutto quello che vogliamo vedere, perché altrimenti o non ci basterebbe il tempo oppure rischieremmo di passare un giorno in ogni città e di non goderci la vacanza e di vedere in generale ogni posto in modo superficiale. Se vado in vacanza in Italia una volta, chiaramente non andrò a visitare un paesino qualunque a caso, andrò a vedere le città e le regioni più importanti, più famose, più attraenti. Now, the seventh thing is one that my American friends have a really tough time with, and that is in Italy, you don't share your pizza. You know what? You don't eat it with your hands, you eat it with a fork and knife. È vero che in generale non condividiamo le pizze allo stesso modo in cui lo fanno gli americani, cioè non prendiamo grandi pizze che poi tutti mangiamo, per esempio io mangio una fetta di questa e tu mangi una fetta di quella. Però non è un crimine se per esempio io e un mio amico vogliamo provare due tipi diversi di pizze, allora io ne ordino una, lui ordina l'altra e poi, non so, la dividiamo a metà e ci scambiamo mezza pizza. Quello che non è vero, secondo me, è che in Italia la gente normalmente mangi la pizza con forchetta e coltello. Cioè, la tagliamo con la forchetta e il coltello, ma poi prendiamo le fette con le mani e le mangiamo così. Poi c'è qualcuno che usa forchetta e coltello e nessuno ti fermerà e nessuno ti dirà niente se lo fai, ma non è che sia la cosa più
comune, la cosa più diffusa. Now, my 8th don't for you is don't take the Freccia if you're going short distances. Now, if you're not sure what the Freccia is, or Italo, these are the really fast trains, and they can be really pricey if you're going a short distance. Ok, questo è un buon consiglio perché spesso vedo turisti salire su un treno a caso, il primo che trovano, per andare da Venezia a Padova, che ci vuole un quarto d'ora, e potrebbero tranquillamente prendere un treno regionale che costa molto molto meno e per fare una distanza così breve ci mette più o meno lo stesso tempo. Quindi, se dovete percorrere distanze brevi, assicuratevi che il treno che prendete non sia una Freccia Argento, una Freccia Rossa, una Freccia Bianca, quindi una Freccia, che sono questi treni più veloci ma anche molto più costosi, che servono invece per percorrere delle distanze molto più lunghe, come per esempio Venezia-Roma. Don't order spaghetti and meatballs. Look, in Italy they have spaghetti and they have meatballs, but they're not together. Ho parlato di questa cosa nel mio video sulle differenze tra italiani e italo-americani, quindi andatelo a vedere se vi interessa, credo che sia qua in alto da qualche parte il link, dovrebbe comparire. Qui salto un paio dei suoi consigli perché non li trovo né molto utili, né molto interessanti, né sbagliati particolarmente da voler rettificare quello che dice. Necessarily have that. You can work in a better way now. There we go. Enjoy. See, that's how nice the Italians are. Comes up, gives me a spritz while I'm going, oh, spritz Aperol. Don't forget to get one of these if you're in Veneto. It's Prosecco, bubble water, and Aperol. Fantastic. Oh, pausa spritz, e lui qui è in Veneto, quindi io vi consiglio sempre di non prendere questa bevanda al di fuori del Veneto perché la pagherete uno sproposito, mentre in Veneto al massimo la pagherete 3,50 €, se è tanto. In altri posti vi costerà anche più del doppio. Don't expect to get food after 3 o'clock. Look, here in Italy, the restaurants kind of open up for lunch from noon until 3, and then the restaurant closes from 3 to 7, sometimes 8 o'clock at night, and then dinner is from 7 and 8 o'clock at night till 11 or 12. Verissimo. In Italia non abbiamo molto questa concezione dei ristoranti e dei negozi che fanno orario continuato, cioè che non chiudono per pranzo o che non chiudono in mezzo al pomeriggio se si tratta di un ristorante, e tantomeno di negozi e ristoranti aperti 24 ore su 24. Questa cosa quasi non esiste, tranne forse nelle città più grandi. Quindi se volete mangiare ad un ristorante fatelo tra mezzogiorno e le 3:30 più o meno, oppure dopo le 6-7 di sera. Diciamo che ci sono alcuni ristoranti che sanno che tanti turisti sono abituati a mangiare, a cenare più presto degli italiani, quindi aprono relativamente presto, però in generale noi a quell'ora, cioè prima delle 6:30-7, non ceniamo, anzi la gran parte di noi cena dopo le 8. Fuori da questi orari troverete aperti magari dei bar, dei posti dove potete fare comunque uno spuntino, mangiare un panino, un tramezzino, qualche dolcetto, eccetera, ma raramente dei veri e propri ristoranti. Bene, per questo video è tutto. Se avete visitato l'Italia, avete vissuto delle esperienze simili a quelle che ha descritto lui nel suo video, quindi siete d'accordo con lui o siete in disaccordo su alcune cose, fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Spero che questo video vi sia piaciuto e spero che vi sia stato utile. Se sì, mettete mi piace e iscrivetevi al mio canale. Ciao!